Ciao a tutti, sono Elio Romeo, siamo nel mio laboratorio qui all'Acqua Ameno sull'isola di Ischia, che ho aperto l'anno scorso a giugno del 2021. Dopo l'uscita del video che parla del croissant e del cornetto all'italiana, oggi parleremo del cornetto ischitano. Questo prodotto è talmente diffuso qui sull'isola che lo puoi trovare in ogni bar, quindi la colazione tipica di un ischitano è il cornetto e lo producono sia i pasticceri e sia i fornai come me. La mia produzione si basa sulla panificazione in generale, però il cornetto non può mai mancare nella mia vetrina. L'origine del cornetto ischitano è incerta, non viene attribuita a nessun pasticcere in particolare, però è un prodotto gastronomico che appartiene al popolo dell'isola di Ischia. Oggi con me per la preparazione del cornetto c'è Francesco, il mio collaboratore, e adesso andremo a vedere gli ingredienti per la preparazione della pasta brioche. La particolarità del cornetto ischitano è proprio che andremo a fare due impasti differenti, l'impasto di pasta brioche e l'impasto di pasta sfoglia, che dopo andremo ad unire insieme. Questo cornetto si differenzia proprio per questa particolarità rispetto al croissant francese e al cornetto all'italiana. Per la realizzazione del primo impasto, della brioche, partiamo dall'ingrediente per me principale, il lievito madre. Lievito di birra, metà parte di burro, andiamo adesso con lo zucchero. La farina che useremo per questo impasto è la Caputo Oro, una farina apposita per impasti per grandi lievitati e pasticceria. È un'ottima farina poiché assorbe i grassi in modo ottimale. Quando l'impasto sarà finito risulterà molto liscio e avrà un grande sviluppo in forno. Adesso andiamo con gli aromi. Nel mio caso uso un'emulsione di vaniglia. L'abbiamo fatta con una bacca del Madagascar e adesso continuiamo con i liquidi, quindi latte, e per terminare uova. La macchina girerà per un totale di circa 20-25 minuti, suddivisi tra prima velocità e seconda. Sono trascorsi 10-12 minuti dall'inizio dell'impastamento. Adesso la macchina è andata in seconda velocità e andremo ad inserire quindi il restante del burro in 3 battute e in ultimo il sale, così da completare l'impasto. Adesso attendiamo che il burro messo venga assorbito e andiamo con il restante. Abbiamo inserito tutto il burro, adesso chiudiamo l'impasto con il sale, attendiamo che l'impasto si incordi per bene e fermiamo la macchina. L'impasto è pronto, abbiamo inserito tutti gli ingredienti, risulta elastico al punto giusto. Andiamo a verificare con questo gesto la corretta creazione della maglia glutinica e fermiamo la macchina. Adesso eseguiremo la fase dello staglio, quindi qua abbiamo usato 3 kg di farina, usciranno 3 panetti. Andremo a spezzare a 2,1 kg ogni pezzo. Dopo aver pesato l'impasto e suddiviso in 3, lo andiamo a piegare leggermente. Ci diamo una forma così allungata, schiacciamo leggermente e riponiamo in una vaschetta. Le nostre porzioni di impasto
verranno messi a riposare 8-12 ore in una cella a 4 gradi e dopodiché le andremo a lavorare insieme alla pasta sfoglia. Mentre l'impasto della brioche riposa, Francesco sta pesando gli ingredienti per la pasta sfoglia. La pasta sfoglia è composta da farina, acqua, aceto, sale e burro. Lavorerà in macchina solo in prima velocità, quindi andremo a togliere un impasto abbastanza grezzo, poiché verrà dopo sottoposto alla laminazione. Andrà lavorato così. In questo tipo di impasto va inserito tutto insieme in macchina, anche il sale, e faremo girare per circa 8-10 minuti in prima velocità. Come per l'impasto della brioche, stessa cosa per la sfoglia, la andiamo a dividere per 3, quindi ci pesiamo il totale, in questo caso 4,7 kg, e le andiamo a dividere per 3. Dopodiché, sempre come abbiamo fatto prima, stesso procedimento, lo andiamo a ripiegare leggermente. L'impasto andrà in cella a riposo per 8-12 ore a 4 gradi, dopodiché verrà lavorato e andremo a fare la fase di sfogliatura. Questa è la pasta sfoglia dopo il riposo, la andremo a lavorare in macchina, ci andremo ad incassare il burro e andremo a fare il primo giro di pieghe, a 3 e a 4. Adesso andiamo a incassare il burro. Per 1,5 kg di pasta sfoglia ci andiamo a incassare 1 kg di burro. Ok, ci fermiamo e facciamo una piega a 3. Ok, dopodiché andiamo a tagliare i lati della pasta così da togliere tensione all'impasto, che al prossimo giro di pieghe la pasta risulterà più rilassata e non perderà la sua forma. Chiudiamo la prima fase di pieghe con questa piega a 4. Andiamo sempre a tagliare già qui iniziamo a vedere gli strati di pasta. Adesso andiamo ad impellicolare l'impasto così da evitare la formazione di crosta e lo lasciamo riposare per almeno un'ora in frigo a 4 gradi. Dopo l'ora di riposo la pasta sfoglia è pronta per l'ultima piega a 3 e l'ultima piega a 4, così che da andarla ad unire con la pasta brioche per iniziare la lavorazione del cornetto. La pasta va fatta riposare perché, diciamo, un impasto in gergo, dopo che viene lavorato più volte, si dice, in gergo qui napoletano, si dice se fa nervus, cioè la pasta crea una tensione tale da magari poi dopo mettendola in macchina può stracciarsi, quindi noi la diamo questo riposo anche per mantenere una temperatura fredda, così da avere una pasta plastica. Andiamo di nuovo in cella, ultima ora di riposo, dopodiché la andiamo a unire alla pasta brioche e procediamo con la stesura del cornetto. Adesso andiamo con la pasta brioche, facciamo lo stesso procedimento e le andiamo ad unire. Andiamo a sovrapporre la pasta. Quest'ultima piega andrà a creare il segno distintivo del cornetto, cioè
si vedranno proprio le stratificazioni tra pasta brioche e pasta sfoglia. Andiamo sempre a tagliare la pasta. Ok, mezz'ora in cella sempre a 4 gradi, dopodiché siamo pronti per tirare l'impasto e formare i cornetti. Con l'unione di pasta brioche e pasta sfoglia, il burro che abbiamo inserito nella sfoglia, siamo quasi a 5 kg. Da questo impasto usciranno circa una cinquantina di cornetti. Ok, siamo pronti. Adesso abbiamo steso il nostro impasto, è pronto per essere lavorato. Andiamo a sezionare i cornetti, ci metteremo crema pasticcera aromatizzata al limone e la famosa amarena napoletana. Il mio cornetto ha una lunghezza di taglio di circa 28 cm e una base tra gli 8 e i 10 cm. Adesso andiamo a togliere la pasta in eccesso, così da portare l'altezza del cornetto a 28 cm, il classico taglio a triangolo. I cornetti sono pronti per essere farciti, adesso Francesco ci aiuterà con la crema pasticcera e io andrò a mettere l'amarena. E diciamo questo abbinamento crema e amarena è proprio tipico del nostro cornetto. Sono varie tecniche per formarli, io uso questa. Io creo un piccolo serbatoio così da trattenere la crema in cottura e dopodiché lo vado a ripiegare e lo vado ad arrotolare. Fatto questo, gli creo una leggera curvatura. Dopo aver arrotolato i nostri cornetti, li mettiamo a crescere a una temperatura ambiente tra i 26 e i 28 gradi. Con le nostre quantità di lievito che abbiamo usato oggi ci vogliono almeno 8 ore. Come vedete, il loro volume è raddoppiato. I cornetti sono pronti per entrare in forno, prima però li spennelliamo con latte e uovo e ci andiamo ad aggiungere la granella di zucchero. Poi aggiungiamo la granella che è tipica proprio del cornetto. Andiamo in forno, 200 gradi, 12-14 minuti. I nostri cornetti sono pronti, li andiamo a sfornare. Eccoli qua, i nostri cornetti schitani. La prima cosa che notiamo è il colore bianco della pasta sfoglia e questo color legno della pasta brioche, la granella di zucchero e adesso andiamo a vedere l'interno. Vediamo la stratificazione, quindi la sfoglia e la brioche, vediamo la crema, la nostra amarena e adesso l'unica cosa che rimane da fare è l'assaggio. Questo è il mio cornetto ischitano, ci siamo divertiti, voi provate a replicare a casa, se volete potete passarmi a trovare al mio laboratorio qui all'Acqua Ameno sull'isola d'Ischia. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita.